Hao e bentornati! Oggi vi propongo questa ricetta per realizzare delle gustose uova al tè, uno street food molto famoso e apprezzato in Cina che noi potremo preparare come secondo piatto oppure come contorno. Allora, prima di tutto, in una casseruola ho versato dell'acqua e per delle perfette uova al tè ho utilizzato dell'anice stellato, uno spicchio d'aglio, peperoncino, poi un bastoncino di cannella, volendo ne potete anche utilizzare due, io ne avevo uno solo e ho utilizzato quello. Salsa di soia, io ne ho aggiunta una tazza e mezza all'incirca. Del tè nero, io ho usato il tè in foglie aromatizzate perché erano quelle che avevo in casa, però voi potete usare anche semplicemente le bustine di tè. Del pepe del Sichuan, se ne siete sprovvisti potete usare anche il pepe nero a grani, un cucchiaino di 5 spezie, facoltativo, e dello zucchero. Tutti gli ingredienti poi comunque li troverete nel box info. Bene, ho mescolato tutti gli ingredienti e ho atteso che l'acqua raggiungesse il bollore. Dopodiché ho immerso le uova e le ho lasciate cuocere per pochissimi minuti, 2-3 minuti all'incirca, il tempo necessario per rendere resistente l'albume. Chiaramente potete fare questo procedimento anche a parte, cioè in un pentolino con solamente dell'acqua. Ora ho tolto le uova e per far sì che non fossero troppo calde per maneggiarle, le ho immerse in acqua gelida e dopodiché con un cucchiaio ho dato dei colpi sul guscio creando delle crepe che permetteranno poi al liquido di penetrare e dando l'effetto marmoreo, conferendo alle uova quel tipico sapore speziato che le rende speciali. Ora che ho rotto i gusci, le reimmergo nel pentolino, attendo nuovamente che l'acqua bolla, ho spento il fuoco e le ho lasciate in infusione per circa 20-30 minuti, credo di averle lasciate anche una quarantina. Chiaramente più resteranno in infusione e più saranno saporite. Adesso le potete sgusciare e voilà, ecco il risultato. Sono profumate e hanno un sapore davvero unico, non particolarmente forte, quindi non spaventatevi, però proprio il retrogusto è speziato, molto molto buono e particolare. Come vedrete il tuorlo è perfetto e non presenta quel terribile colore verde, tipico di una cottura davvero troppo lunga ed eccessiva. Se questa ricetta vi è piaciuta, non dimenticatevi di mettere un mi piace e soprattutto iscrivervi al canale, perché ci saranno sempre nuove ricette particolari che vengono direttamente dalla Cina. Zaijian, bye bye!